Continuiamo oggi a utilizzare i verbi essere e avere per costruire delle frasi di senso compiuto, che è poi l'obiettivo che tu vuoi raggiungere. Nella scorsa lezione abbiamo visto che in presenza del verbo essere, gli aggettivi e i nomi che lo accompagnano devono accordarsi in genere e numero con il soggetto. In questo caso abbiamo un soggetto, Roberto, di tipo maschile singolare. Per questo ho scelto la terminazione O per l'aggettivo italiano, che si accorda in genere e numero con il soggetto. Se io fossi una donna, quindi se parlassi di un soggetto di prima persona singolare femminile, dovrei dire ugualmente sono, il verbo non cambia, ma l'aggettivo sì. La terminazione O sarebbe sostituita dalla terminazione femminile singolare, quindi dovrei dire sono italiana. Anche il nome comune deve accordarsi in genere e numero al soggetto, quindi dovrò utilizzare il femminile singolare del nome professore, che, come ben saprai, è un nome maschile singolare, come tutti quelli che terminano in ore. Il femminile singolare di professore è professoressa. Un femminile, quindi irregolare, direi io semplicemente sono professoressa di italiano. Anche il nome proprio si accorda, se così possiamo dire, al soggetto. Quindi io sono Roberto diventerà io sono Roberta, che è il femminile singolare del nome Roberto. Se invece sostituiamo il soggetto singolare di prima persona con un soggetto plurale, siamo noi che decidiamo se il soggetto è maschile o femminile, iniziamo con un soggetto maschile, ovviamente plurale. Il verbo deve essere coniugato in funzione della persona, quindi diremo siamo, quindi accordiamo il nome proprio, l'aggettivo e il nome comune con il soggetto, abbiamo detto maschile plurale. Il nome proprio potrebbe diventare Roberto e Giulia. Siamo Roberto e Giulia. L'aggettivo siamo. Se parliamo di un soggetto maschile plurale dovremo utilizzare il maschile plurale dell'aggettivo. Italiano, la O del singolare è sostituita dalla I del plurale, quindi siamo italiani se parliamo di Roberto e Giulia. Siamo professori di italiano. E se cambiamo ancora, se parliamo di un soggetto femminile plurale, diremo nel primo caso siamo Roberta e Giulia, siamo, qual è il femminile plurale di italiano? Il suo femminile singolare è italiana, a noi serve il femminile plurale, la A si trasforma in E, quindi siamo italiane. E adesso mettiamo al femminile plurale anche il nome comune che accompagna il verbo essere. Lavoriamo sul femminile singolare che era professoressa, al femminile plurale la A si trasforma in E. Quindi diremo noi, se preferiamo
siamo direttamente professoresse. Femminile, plurale di italiano. Con il verbo avere, a differenza di quanto succede con essere, non dobbiamo accordare al soggetto né l'aggettivo né il nome. Quindi possiamo dire indifferentemente ho un cane oppure ho 2 cani, ho freddo, ho caldo, ho 44 anni, se parlo di me. Ugualmente diremo abbiamo un cane, abbiamo 2 cani, in funzione della situazione che vogliamo comunicare. Abbiamo freddo, abbiamo caldo, abbiamo 44 anni, ma tutte queste estensioni della frase sono identiche qualunque sia il soggetto e il verbo, quindi la coniugazione verbale, che scegliamo di utilizzare. Ovviamente c'è quindi un elemento che deve accordarsi con il soggetto ed è il verbo, attraverso l'utilizzo della coniugazione corretta. Per mettere in pratica quello che hai imparato, ti invito a completare queste frasi coniugando il verbo essere. Facciamolo insieme. La prima frase è: io sono in ritardo. Voi siete arrivati, andiamo al plurale e vediamo che l'aggettivo è declinato al maschile plurale, quindi parliamo a un gruppo di persone dove c'è almeno un elemento maschile. In grammatica, infatti, il genere maschile prevale su quello femminile. Quindi, se parliamo di un soggetto collettivo in cui è presente almeno un elemento maschile, dobbiamo utilizzare il genere maschile per indicare l'intero gruppo. Noi siamo spagnole, in questo caso noi è un gruppo composto esclusivamente da donne, femminile, plurale. Per questo ho usato la terminazione e. In questo caso, nella frase precedente, invece, la terminazione i contraddistingue un gruppo composto da solo uomini, da solo elementi maschili, o nel quale è presente almeno un elemento maschile. Le finestre, genere femminile plurale, sono, terza persona plurale, chiuse. L'aggettivo si accorda in genere e numero con il soggetto, che è femminile plurale. Lei non è, non dimentichiamo l'accento, non è mia madre. Sono sicuro che sei capace di completare questo esercizio anche senza il mio aiuto. Quindi adesso tocca a te. Ma per non tralasciare lo studio del verbo avere, ti invito a coniugarlo per completare queste altre frasi. Tra 7 giorni ti fornirò le risposte corrette. Nella prossima lezione vedremo come si dà del lei, quindi parleremo della forma di cortesia. Arrivederci!